Questo frame che state vedendo sullo schermo fu l'esatto momento in cui il mondo dei picchiaduro e l'ancora primordiale mondo degli sports esplosero. Questo è il momento che Daigo, giovane giocatore di Street Fighter 3 Third Strike, attendeva già da un po' di anni. Il momento in cui le sue mani avrebbero compiuto il miracolo che avrebbe spaccato l'America, il Giappone e l'intero pianeta. Cosa diavolo successe quel giorno? Justin Wong vs Daigo. Daigo can end this one faster. 1 agosto del 2004. All'interno della California State Polytechnic University a Pomona, dentro una sala piena zeppa di persone, si stava svolgendo l'Evo 2004, uno degli eventi annuali di sports più importanti per la community dei picchiaduro. Le persone che assistettero a quella partita però non sapevano che da qualche anno a questa parte avrebbero raccontato ai loro figli, quasi a mo' di leggenda, il risultato di quel match. Era una semifinale di Street Fighter 3 Third Strike, ma non era né la semifinale né il gioco a fomentare gli spettatori della vicenda. No, erano i due giocatori che si scontrarono, le star di quel momento. La grande sala della Polytechnic University era piena di spettatori. Fan di vecchia data e nuove leve si mischiavano in mezzo alla platea. In fondo alla stanza uno schermo illuminava l'atmosfera tesissima. Davanti ad esso due persone, due giocatori leggendari, guardavano lo schermo. Non appena le mani dei due abili sfidanti avrebbero sfiorato i pulsanti dei loro controller, si sarebbe scritta la storia. Daigo Umehara. Questo era il nome del primo sfidante. Un talento naturale, il bambino prodigio dei picchiaduro, l'orgoglio della sua terra natale, il sollevante. Il suo stile di combattimento brutale e sopra le righe era temuto in praticamente tutte le sale giochi del Giappone. Aggressività, oppressione, queste erano le parole che descrivevano perfettamente lo stile del ragazzo. Uno stile che veniva sottolineato dal suo stesso soprannome, dato con affetto e timore dai suoi fan. La bestia. Accanto a lui avevamo il suo esatto contrario. È buffo, quasi un'ironia del destino. È come se lo yin e lo yang, la luce e il buio, il sole e la luna, si fossero incontrati in quella stretta sala di Pomona. Lo yang in quella stanza era Justin Wong. Justin, la fortezza impenetrabile, il contrario di Daigo, portatore della bandiera americana, sua terra d'origine. Un conservativo, un vero e proprio esponente dello stile della tartaruga. Difesa, pazienza. Queste erano le parole che servivano a descrivere il gameplay di Justin. Non c'era fretta, nulla può scalfirti. Lascia che l'avversario venga a te e contrastalo, ma senza attaccare. La sua psiche si romperà ancora prima della sua difesa e a quel punto la vittoria sarà tua. Entrambi i giocatori avevano una fama leggendaria. Quello scontro, quel singolo scontro, valeva più dell'Evo e valeva più del premio in palio. Era un vero e proprio scontro tra divinità. E sia gli spettatori che i conduttori dell'evento lo sapevano benissimo. Il Ken di Daigo contro la Chun-Li di Justin. Tra incredibili scambi e azioni al cardiopalma, i due sfidanti lottano con ferocia. Sono l'uno l'antitesi dell'altro, la tigre e la tartaruga, l'ira pura e la calma glaciale. Con il fiato in gola si arriva finalmente al round finale del primo match. Parità. Ad entrambi manca solo un round per vincere. La tensione è alle stelle. Nonostante tutti i temibili attacchi di Daigo, l'immobile Justin riesce a respingere la maggior parte di essi, restituendo poi il favore al suo avversario tramite chip damage. Nel mondo dei picchiaduro, il chip damage è un tipo di attacco incredibilmente pericoloso, soprattutto nel competitivo. Come funziona? Prendiamo come esempio proprio il videogioco protagonista di quel match, Street Fighter 3. Creiamo un piccolo match tra Ryu e Makoto. Come possiamo fare in modo che Ryu faccia del chip damage a Makoto? Attraverso una qualsiasi delle sue mosse speciali. La Shin Shoryuken di Ryu, per esempio, causa ingenti danni a Makoto. Ma se l'avversario che la utilizza è abbastanza scaltro e veloce da intuire la mossa di Ryu e mettersi in posizione di difesa,
l'attacco verrà tremendamente diminuito. Tuttavia, la Shin Shoryuken causerà comunque del danno, togliendo rispettivamente un punto vita d'attacco. Di per sé il chip damage non è una minaccia se lo si prende di rado. Ma cosa succederebbe se un giocatore, un bravissimo giocatore, decidesse di utilizzare solo chip damage, toccata e fuga per vincere? Avverrebbe un vero e proprio massacro. La barra della vita verrebbe annichilita, lasciando il suo giocatore confuso e spaventato. E Justin questa cosa la sapeva. L'aggressività di Daigo non poteva nulla con la calma esasperante di Justin. Ogni suo attacco veniva bloccato e punito dalla tartaruga americana. La vita della bestia si assottigliava sempre di più. Sembrava una strada a senso unico. Daigo sapeva che se non avesse trovato il modo di superare la tremenda difesa di Justin, i suoi sogni di gloria sarebbero andati in fumo. Seth Killian, uno dei commentatori del match, vedendo la faccia quasi disperata della bestia giapponese, disse: Rare footage of Daigo actually angry. la vita del Candy Daigo venne assottigliata. Un singolo HP separava Daigo dalla sconfitta e Justin dalla gloria. Mancavano ancora 26 secondi allo scadere del timer del gioco. Justin avrebbe potuto aspettare lo scadere del tempo, come aveva sempre fatto fino ad allora, ma no. Voleva dare il colpo di grazia al suo avversario. Voleva seppellire con le sue stesse mani la bestia. Dopotutto, non erano dei semplici sfidanti, erano anche rivali. Entrambi erano tra i migliori giocatori della propria nazione. Lo stile di uno era l'esatto contrario di quello dell'altro. Entrambi dovevano tenere fede al loro titolo e alla loro nomina. Era una faccenda personale. A quel punto gli spettatori videro una cosa che fece gelare il sangue nelle vene di tutti i presenti. La gauge bar della Chun-Li di Justin, quella che avrebbe permesso al giocatore di attivare una mossa speciale, aveva una carica disponibile. Chip damage gratuito, certo. Ma con il singolo HP di Daigo a tenerlo in vita, anche solo un colpo, uno sfioramento da parte di quella super mossa, avrebbe portato alla morte di Ken. Daigo era con le spalle al muro, un colpo, e sarebbe stata la fine. Non poteva schivare. Justin ne avrebbe sicuramente approfittato per terminare lo scontro con un semplice calcio basso. Non poteva bloccare, poiché il chip damage di Justin avrebbe posto finalmente la parola fine al suo sogno. Cosa poteva fare? Un pensiero, una scintilla attraverso la mente della bestia giapponese. Era una follia, una manovra disperata, un suicidio, ma non aveva scelta. Daigo avrebbe fatto Perry. Riprendiamo nuovamente l'esempio con Ryu e Makoto. Normalmente un attacco di Makoto porterebbe Ryu a fare due possibili scelte, bloccare o schivare. Ma cosa succederebbe se, per qualche strano motivo, o per un semplice atto di coraggio, Ryu decidesse di non fare nessuna delle due cose? Renderebbe danno e basta, giusto? Sì. Oppure potrebbe annullare il colpo attraverso un parry. Il parry è una manovra disperata, una mossa che richiede di andare avanti nello stesso istante in cui l'avversario attacca. Vedetelo un po' come il parry in un Souls qualsiasi. Doppio parry! Solo che in questo caso, al posto di indietreggiare e bloccare, noi dovremmo andare addosso al nostro avversario, quasi accettando la sua offesa. Un decimo di secondo. Questa è la finestra di tempo disponibile per eseguire un parry. Sono esattamente 6 frame su 60. Avremo a disposizione solo un decimo di secondo per effettuare un parry. Se lo faremo un millisecondo prima o un millisecondo dopo, l'avversario ci colpirà. Se questa cosa mi sembra difficile con Ryu e Makoto, torniamo al match di Daigo e Justin. Justin avrebbe sicuramente attaccato con Chun-Li, tuttavia la sua era una super mossa. Non era un attacco singolo. La mossa di Chun-Li, la Hoyoku-sen, era una combo, una sequenza in rapida successione di attacchi velocissimi. Questo significa che il Candy Daigo, per contrastare la super mossa di Chun-Li, avrebbe dovuto parare la bellezza di 15 colpi. 15 parry, tutti da un decimo di secondo l'uno. Era una follia. Era impossibile. Nessuno sarebbe mai riuscito a superare quel limite umano. Daigo tuttavia
Non ebbe il tempo di pensare all'impossibilità della cosa. Justin fece un rapido movimento con lo stick e i pulsanti. La tempesta stava per arrivare e Daigo le andò incontro. Chun-Li scattò verso Ken. Justin aveva la vittoria in pugno. Poi avvenne il miracolo. Questo momento, che voi ci crediate o no, è il più importante dell'intera scena gaming competitiva. E no, non è un'esagerazione, è la realtà dei fatti. Daigo Umehara, quel giorno, superò il limite umano, regalando a tutti noi il momento più alto nella storia dei videogiochi. La bestia però non riuscì a vincere la finale. Daigo perse l'Evo 2004 per mano di Kenji Keiyo Obata. Tuttavia, il miracolo era stato fatto. A causa della bravata di Daigo, non solo Street Fighter 3 ottenne un notevole boost di popolarità, ma il mondo dei picchiaduro e i videogiochi competitivi in generale divennero più famosi che mai. Oltretutto, i leggendari parry di Daigo ottennero un nome. Quando un giocatore in un picchiaduro riesce a eseguire numerosi parry in rapida successione, questi vengono definiti come Daigo Parry. Sicuramente tutte le persone che ebbero l'onore di assistere al match di persona oggi hanno una storia leggendaria da tramandare. Daigo Umehara ha superato il limite umano e ci ha dimostrato che con la pazienza e la dedizione non c'è limite a ciò che noi esseri umani possiamo fare. GG Daigo, bella partita. Cari cultisti, io sono Yomu, questo è Cultware e questo è il momento più alto dei videogiochi competitivi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se tenete al progetto Cultware e volete supportare sia me che Gatto di Pane, per favore iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e condividete il video con tutti i vostri amici. Questo aiuterà enormemente la crescita del canale. Questo è tutto amici, buon Daigo Parry a tutti!